Bentornati sul canale. In questo tutorial vedremo come disegnare un bracciale di tipo Bengal con forma infinito o Möbius. Andiamo sulla vista frontale di Rhino, disegniamo un cerchio con il centro nell'origine degli assi, quindi 0. Impostiamo un diametro di 80 mm. Andiamo poi a evidenziare il punto di partenza di questa curva. Nel caso di un cerchio il punto di partenza e il punto della fine coincidono. Seleziono punto e cerchio e li ruoto di meno 90 gradi per spostare il punto di partenza e il punto della fine sulla verticale. Vado a misurare la lunghezza di questa curva. Copio il valore dopodiché vado a disegnare una linea. Imposto la stessa lunghezza della circonferenza dopodiché vado a disegnare un rettangolo per il centro con l'opzione arrotondato. Il centro del rettangolo è su questo vertice della linea, il primo valore è 5 mm, il secondo è 20, mentre il raggio è 1. Vado a costruire una sweep a un binario. La linea è il binario, il rettangolo è la sweep, confermo premendo 2 volte invio. Questo è il risultato. Assicurandomi di avere attivo registra storia e aggiorna figli e passando alla vista wireframe per maggiore chiarezza, vado a usare il comando torci. Seleziono questo oggetto, confermo con invio, scelgo l'asse di torsione che corrisponde alla linea, quindi seleziono il primo estremo e il secondo estremo. Utilizzo l'opzione infinito no. Imposto 360 gradi come angolo di torsione e ottengo questo oggetto. Vado a deformare questo oggetto sul cerchio. Prendo il comando scorri lungo curva, passo ancora alla vista wireframe per maggiore chiarezza, seleziono questo oggetto, confermo con invio, scelgo la curva base che è la linea, scelgo la curva di destinazione che è il cerchio e ottengo il mio bracciale. Come vedete, questo è l'effetto. Disattivo aggiorna figli. Seleziono il bracciale e l'oggetto di partenza e li sposto lateralmente di meno 150 mm. Faccio una seconda versione dell'oggetto. Creo una nuova sweep a un binario. Questo è il binario, questa è la sweep, confermo. Passo alla visualizzazione wireframe e vado a utilizzare nuovamente il comando torci. Questo è l'oggetto,
confermo con invio, mentre l'asse corrisponde alla linea. A questo punto imposto l'opzione infinito sì, dopodiché do 360 gradi come prima e ottengo questo oggetto. Appare chiaro che questi due oggetti sono simili ma non uguali. Perché? Perché l'opzione infinito applica la torsione per tutta la lunghezza dell'asse. Se vado a piegare l'oggetto sul cerchio con scorri lungo curva, scelgo questo oggetto, passo la vista wireframe, confermo con invio, la curva di base è sempre la linea, la curva di destinazione è sempre il cerchio. Si può apprezzare la differenza tra i due oggetti. È più visibile direttamente sul bracciale. Nel primo esempio con infinito no abbiamo un tratto dritto, mentre nel secondo caso non esiste un tratto dritto. La curvatura è continua. Spostiamo questi due oggetti di meno 250. È troppo poco, quindi annullo e spostiamo di meno 350. Facciamo un ulteriore esempio. Andiamo a creare due punti sugli estremi del mio oggetto linea. Dopodiché selezionerò questo punto e lo abbasserò di meno 15 mm. Selezionerò quest'altro punto e lo alzerò di più 15 mm. Andrò ad attivare lo snap punto. Vado a costruire una nuova sweep a un binario, come fatto in precedenza. Passo alla visualizzazione wireframe per maggiore chiarezza e vado a ripetere il comando torch. Seleziono l'oggetto, confermo, dopodiché definisco l'asse non più per l'intera lunghezza della linea, ma a partire dal primo punto per arrivare al secondo punto. Infinito no, angolo di torsione 360 gradi. Si intuisce già da questo oggetto che la torsione non ha avuto effetto dal punto superiore in su e dal punto inferiore in giù. Andiamo a vedere l'effetto sul bracciale. Passo alla vista wireframe, riprendo il comando scorri lungo curva, seleziono l'oggetto, confermo con invio, scelgo la linea come curva di base e scelgo il cerchio come curva di destinazione. È possibile apprezzare il risultato diverso rispetto agli altri due. Quindi possiamo vedere che nel caso di infinito sì, non c'è nessun tratto rettilineo, nessun tratto piatto. Nel caso di infinito no, c'è un pezzo dritto. Nel caso di infinito no,
e con un asse più corto rispetto alla lunghezza della linea aumenta il tratto rettilineo. Questo viene utilizzato per esempio nel caso di soprammobili o di sculture che abbiano questo tipo di forma, in modo da avere un piano d'appoggio. Se vogliamo estremizzare l'esempio di tipo Möbius per una scultura anziché per un bracciale, possiamo realizzare un oggetto di questo tipo. Mi copio il cerchio fuori da quest'area di lavoro. Vado a modificare la forma di questo oggetto. Per questo esempio non darò delle misure specifiche, ma farò vedere soltanto il processo. Vado a tracciare ad esempio una linea. Userò questa linea come oggetto di taglio. Andrò a applicare un fillet, per esempio di 20 mm, e otterrò questo oggetto. A questo punto andrò a misurare la lunghezza di questa curva, che è cambiata rispetto al cerchio. Copio il valore, costruisco una linea verticale della stessa lunghezza di questa curva. Vado a disegnarmi il rettangolo come prima, per il centro arrotondato. Il centro è questo, 5, 20, 1. Vado a costruirmi la sweep a un binario, sweep, conferma, conferma. Nascondo temporaneamente l'oggetto. Posso andare a tirar fuori gli estremi, i punti estremi del mio oggetto. Vedete, è stato posizionato questo punto. Tasto destro, è stato posizionato l'altro punto. Questo è un metodo alternativo rispetto a disegnare il singolo punto con gli snap estremi. A questo punto, scusate il gioco di parole, abbasso questo punto di un valore maggiore per renderlo più visibile, diciamo di 20 mm, meno 20 mm in questo caso, e quest'altro punto di più 20 mm. Scopro il mio oggetto, passo alla visualizzazione wireframe, vado ad applicare il comando torci. Questo è l'oggetto, invio. L'asse con lo snap punto parte da questo punto a questo punto. La opzione infinito è no e l'angolo è 360 gradi. Vado a far scorrere lungo la curva il nuovo oggetto. Invio. La curva di base è la mia linea e la curva di destinazione è questo oggetto. Come vedete,
ho ottenuto un oggetto che ha una base piatta molto più grande. Non sono convinto del risultato però, quindi torno indietro di uno step e vado a posizionare su questo oggetto il punto di partenza e capisco perché il risultato non era come me lo aspettavo. In questa nuova curva il punto di partenza non è più centrale, ma è qua. Quindi andrò a utilizzare il comando crvsim cucitura e andrò a trascinare il punto di cucitura con lo snap medio sul punto medio del mio oggetto. Cancello questo punto. Se vado a verificare con segna l'inizio è esattamente qua. Vado a ripetere il comando di scorri lungo curva che è qua, la curva base è questa e la curva di destinazione è questa. Risulta chiaro che l'oggetto è correttamente allineato e che la base d'appoggio piatta è idonea per mantenere l'oggetto in piedi su un piano. Con questo è tutto, a presto.